La lezione è fatta sia per persone inesperte, perché alcuni di voi hanno fatto già un mini corso, ma questa sera sarò leggermente più, anzi sarò più dettagliato sull'argomento. Quindi alcuni di voi già hanno strippato, conoscono un po' la cosa che farò, ma con più ricchezza di contenuti. Quindi questo mini corso è indicato sia per le persone, per chi si approccia come alcuni di voi al mondo dell'olio, sia per perfezionare chi è già assaggiatore, perché questa sera assaggeremo diversi oli che sono degli oli veramente importanti. Quindi prima di iniziare veramente il clou del corso, mi presento, come la maggior parte di voi mi conoscono. Io sono Lorenzo Polacco, sono un assaggiatore professionista di oli extravergine di oliva e sono produttore. Cosa mi ha spinto a fare tutto questo? Principalmente l'amore e la passione per la natura. Oltre a essere assaggiatore, sono anche un professionista sulla potatura degli olivi, dove periodicamente io vado ad insegnare a persone nella mia zona come si potano gli olivi in vaso poligonico, e quindi detengo anche dei corsi per quanto riguarda l'olivicoltura, che sono assaggiatore, ve l'ho detto, e il mio compito, oltre a quello di vendere il prodotto, è quello di spiegare a più persone possibili che cos'è il vero olio extravergine d'oliva, che è un alimento e non un condimento, okay? Il vero olio extravergine d'oliva. Tutto è nato grazie alla mia famiglia, che alcuni di voi conosce. Sulla sinistra trovate il mio suocero Piero, mia suocera, i miei due ragazzini, Tommaso e Federico. Anche se io sono quello più basso, mio figlio è quello di dietro più grande, e mia moglie Silvia. Tutto è nato che mio suocero a 80 anni, circa 3 o 4 anni fa, mi disse: io ho 80 anni, non ce la faccio più a gestire gli olivi, bisogna che ci pensi tu, perché mio suocero è proprietario di alcuni piantagioni di olivi che alcuni avete visto voi, che avete fatto la raccolta. Prima di allora io non potevo mettere mano e piede nel suo campo perché era gelosissimo, pur facendo lezioni in giro sia in Italia che all'estero sull'olivicoltura. Quando lui mi ha dato questi olivi, che sarebbero questi qua, il principale, per me è stato facile perché già ero assaggiatore, facevo parte di una squadra di frantoiani, e quindi per gioco, per prenderci in giro tra noi assaggiatori, ho cominciato a imbottigliare qualche bottiglia. E bottigliando qualche bottiglia mi sono accorto che abbiamo preso subito il primo anno diversi premi importanti sia nazionali che internazionali, tra cui il Gabbo Rosso nel 2014 come tra i migliori oli italiani, e lì ho notato che le richieste erano sempre maggiori, e quindi sono partito giocando, e adesso ho una grande soddisfazione perché mi permette a fare tutto questo che sto facendo. Quindi a questo punto partiamo subito dal corso. E la prima domanda è: da dove proviene l'olio di oliva? È scontata? Bah. L'olio d'oliva proviene dal frutto dell'olivo, quindi io parlo di frutto, che è l'unico che proviene da un frutto. Tutti gli altri oli derivano da semi. Okay. Per molti è così: troviamo la pianta dell'olivo, che sarebbe uguale all'oliva, che sarebbe uguale a olio. Questo è quello che pensa la maggior parte di persone che non hanno conoscenza del vero olio extravergine di oliva dedicato come alimento. Ma nello specifico che cosa accade? Cominciamo a paragonare un olivo come fosse un cane. Dei cani ce ne sono diversi tipi, c'è Jack Russell, Pastore Maremmano, Lassie, e ogni cane ha un proprio comportamento e portamento. C'è il cane aggressivo, c'è il cane docile, c'è il cane che è più domestico o comunaschi, che vuole essere sempre libero e stare fuori. La stessa cosa accade nell'olivo. In effetti ogni olivo
ha una sua caratteristica e ha un suo portamento. E questo fa sì che ogni olivo tira fuori delle olive diverse. Tira fuori una varietà di olivo che va a tirare fuori delle olive nere, altre invagliate, altre completamente verdi, altre rotonde e piccole, poi grandi. Quindi ogni varietà ha le sue caratteristiche. Il colore dell'olio non è importante, perché se io ho un'oliva nera avrò un olio tendenzialmente di colore giallo. Se io ho un'oliva invagliata ho un olio tendenzialmente verde tendente al giallo. Se io ho dell'olive verde avrò prettamente un olio verde. Quindi non fatevi influenzare dal colore. Il colore non c'entra per la qualità dell'olio. In effetti noi assaggiatori professionisti abbiamo i bicchierini per assaggio, bicchierini colorati di blu, proprio per non farci influenzare l'occhio dal colore. Ogni varietà produrrà un olio diverso, con differenze olfattive, che può essere più o meno intensi, di profumi, con differenze note di amaro, che possono essere più o meno, con differenze note di piccanti. Il piccante può essere più piccante o meno piccante, con differenze di note di sentori più o meno intensi. Quali settori? Carciofo e mandorla, come la raggia e la coratina, frutti di bosco come la mignola, o pomodoro come la nocellara etenea o del Bellice siciliana o la scollana tenera. In Italia, attenzione, abbiamo 538 varietà diverse di olio. Questo significa che se io voglio vi posso fornire 538 varietà diverse di olio, ok? Con 1302 sinonimi. Cosa si intende? Che il nome italiano della raggia è monocultivar raggia, sinonimo nella Toscana lo chiama frantoio, però in realtà è sempre la stessa pianta. Okay? Io cerco di mi sono preparato il percorso, il discorso il più chiaro e semplice possibile, in modo tale che tutti mi comprendano. Se avete delle domande da farmi, mi alzate la mano e me le fate se non sono chiaro su alcuni argomenti. Fuori dall'Italia cosa abbiamo? Quante varietà ci sono? Ne troviamo 3 varietà in Spagna, ne troviamo 3 varietà in Grecia, ne troviamo 3 varietà in Portogallo e 2 in Tunisia. Quindi la ricchezza italiana sui monocultiva è completamente elevata. Cosa significa quello che ho appena detto? Che se si riesce a produrre 538 varietà di olio, si possono suddividere alle caratteristiche del territorio, della sinergia del produttore frantoiano e della lavorazione. Cioè, lo spiego. Quello che fa la qualità dell'olio, o la particolare dell'olio, è il territorio, la lavorazione che fa il frantoiano con il produttore e quindi anche la lavorazione stessa. L'olio di coratina presa che sta affidato come il mio, ho preso nella Puglia, è sempre un olio di qualità se tutti i processi produttivi per fare un olio di qualità funzionano. Se il produttore lavora male e il frantoiano lavora bene, il prodotto non verrà fuori di qualità. Ci deve essere sempre sinergia. Prendendo solamente i prodotti di qualità, noi possiamo giocare sulle caratteristiche dei monocultivar. Alcune piante si trovano solamente in Sicilia, cioè sono più intense in Sicilia. Quindi se noi vogliamo questo settore di pomodoro, la maggior parte delle persone che vanno a comprare l'olio in Sicilia prendono quel settore di pomodoro, però bisogna trovare il produttore con il frantoiano che lavora bene. Quindi tutti gli oli prodotti dalla Sicilia fino al lago di Garda o qui fino al Ticino sono tutti perfetti, sono tutti buoni, a patto che ci siano queste 3 caratteristiche. Cambia poi il territorio. Questo ve l'ho spiegato.
in effetti la maggior parte della colpa per produrre un olio di alto livello è del produttore e è del frantoiano e anche dall'epoca di raccolta del prodotto. Dove viene prodotto l'olio, anzi le olive? Soprattutto nel bacino del Mediterraneo. Ora, sono dati un po' vecchi, un po' datati, però per i messaggi che vi voglio lanciare sono veramente importanti. Abbiamo detto che la maggior parte delle olive vengono prodotte nel bacino del Mediterraneo. Questi sono i 3 principali produttori. La Spagna produce 3 volte tanto rispetto all'Italia di quantità di olive. Però in Italia cosa accade? Che il numero dei frantoiani nostri, italiani, sono 3 volte superiori rispetto a quelli spagnoli. La domanda è classica, ma se noi produciamo 3 volte meno rispetto alla Spagna, perché noi abbiamo 3 volte di più dei frantoiani rispetto alla Spagna stessa? Perché la Spagna produce l'olio a grandi quantità e su grandi multinazionali e grandi ditte. In effetti loro fanno dei depositi, trasportano olive con grandi camion, con bilici, fanno delle mucche come queste di olive, eccole, alcune, poi arrivano le ruspe, con le ruspe le vanno a caricare in questi nastri trasportatori. Quindi qui nasce qualche piccolo problemino. Il problemino qual è? È che se io tengo le olive ammassate per diversi giorni in questa maniera, qui le fermentazioni partono, qui le fermentazioni ci sono, quindi partirà il riscaldo, il arancido ancora è un po' difficile, però partono tutte le varie fermentazioni del dovuto caso. Quindi da qui poi con le ruspe vanno a caricare nei nastri trasportatori che vanno in questi silos per poi essere lavorate. Non vado ad aggiungere altri procedimenti che qui non credo che sia serata. Quindi che differenza c'è tra un extravergine e un extravergine? Anche se in etichetta c'è scritto olio extravergine e non è detto che sia extravergine, ma non è detto che sia un alimento, ma è più facile che sia un condimento. L'olio si trova all'incirca un 5% nel nocciolo e un 95% nella polpa. I metodi di estrazione dell'olio di oliva. Ce ne sono 2 tipi di estrazione, c'è la tradizionale che è la pressa, oppure la moderna o la continua o la centrifuga. In entrambi i casi le lavorazioni di pulizia delle olive e di lavaggio e la separazione olio-acqua sono uguali. Questa è la pulizia delle foglie dalle olive, praticamente viene messa sopra la tramogia le olive, c'è un soffiatore che le olive sono più pesanti delle foglie, le olive cadono nel contenitore sottostante, le foglie vanno via nel tubo. Per poi passare in queste macine. Questa lavorazione a me non piace e poi vi spiegherò il perché. Il tempo che deve lavorare la macina su ogni partita d'olivo, un bravo frantoiano lo deve calcolare, tra virgolette, manualmente. Perché? Perché la ruota, girando su questo contenitore, va a comprimere le olive e quindi le va anche a riscaldare, ok? Riscaldando possono partire poi delle fermentazioni. Quanto deve ruotare la macina per far sì che esce un buon prodotto? Dipende dalla temperatura esterna, dipende dall'umidità, ci sono diversi fattori che determinano il tempo della lavoratura della macina. E spesso durante la lavorazione
quotidiana, quando si ha molto da fare, il frantoiano non va a perdere molto tempo su quanto tempo, il minuto in più, il minuto meno, guarda la temperatura, guarda l'umidità. Del solito si fa un periodo standard. Per poi la pasta viene messa su questi dischi, che si chiama frescoli, questa è la pasta, impilati, per poi essere pressati. E poi da qui andrà sul separatore. Non mi piace questo metodo, uso un altro motivo, perché i dischi, la macchina deve essere sempre in movimento, giorno e notte, 24 ore su 24, perché se la macchina si ferma nei dischi partono le fermentazioni, ma non è possibile tenere in movimento sempre la stessa macchina, perché vuoi che piove, vuoi che c'è poca oliva, quindi la notte si ferma, quindi la macchina non lavora 24 ore su 24 e quindi partono le fermentazioni. Una volta partite le fermentazioni sul disco, quindi sul frescolo, va a contaminare tutti i procedimenti lavorativi seguenti, quindi tutte le olive lavorate poi saranno olive rovinate, più o meno. Seconda cosa, se chi mi ha lavorato il giorno prima mi ha portato su delle olive rovinate, magari con sacchi di juta, quindi sono sudate tutto quanto, il disco prende questi difetti che si trasmetterà poi nel tempo. Quindi qui ci sono molti rischi di avere oli difettati. Sul continuo invece questo non avviene, perché la macchina può essere lavorata da passaggio, da produttore a produttore o da lotto a lotto. Come funziona? Le olive vengono lavate su questo macchinario qua per poi passare su questo disco. Questo disco, avete presente una frizione della macchina come è fatta? È la stessa, ci sono dei ingranaggi come la frizione della macchina nel cambio, che apre e chiude, ruota tra di loro due dischi in senso uno in orario e un altro antiorario, e questo con delle lame fa la rottura dell'ascino. Una volta che l'ascino dell'oliva si è rotto, passa in delle gravole, che sarebbero questi contenitori. L'olio è talmente piccolo, talmente micron come misurazione, che questa macchina, facendo una lavorazione di circa 20 minuti, qua dipende pure dalla temperatura esterna, con una spirale girando la pasta, fa sì che amalgamare le cellule dell'olio, per poi quindi le cellule si vanno a uniformare, quindi da micron diventano più grandi. In effetti sopra vedete già dell'olio che sta galleggiando sul lato sinistro. Per poi entrare in una centrifuga. Come funziona la centrifuga? Io ragazzi sono un amante degli animali, sono un amante dei cani, quindi vado a prendere l'esempio sempre del cane. La centrifuga funziona come quando un cane è bagnato che si deve asciugare, cioè gira talmente velocemente che le particelle di acqua e olio va all'esterno, alle pareti di questa centrifuga, ok? Per poi la pasta solida cade a terra o va da un'altra parte, e l'acqua e l'olio vanno nel separatore, che sarebbe questo qua. La maggior parte di voi conoscete Simone, non lo ricordate? Ok. E va in questo separatore. In questo separatore ovviamente l'olio galleggia, sta sopra, e quindi esce fuori rispetto all'acqua. Tutto chiaro? Domande? Basta. Quando il prodotto esce dal separatore, esce in 3 categorie: olio extravergine, che sarebbe un olio che non ha difetti; olio vergine, che è un olio leggermente difettato; o olio lampante, che è un olio difettato e non può essere messo in commercio. Quindi quando esce dal macchinario, ripeto, escono in 3 classificazioni. Olio extravergine può uscire in 3 classificazioni, noi non lo sappiamo ancora: extravergine, vergine e lampante. In commercio, come vedete, non può esserci l'olio lampante, ma troviamo olio extravergine di oliva,
olio vergine di oliva, olio d'oliva e olio di salsa di oliva. Andiamo a vedere che cosa sono queste classi metrologiche che noi troviamo in commercio. Che cosa sono queste tre classi metrologiche? Come ho detto prima, l'olio extravergine non ha difetti, l'olio vergine è leggermente difettato, alcuni sentori di difetto. L'olio di oliva, che cos'è l'olio di oliva? Sapete? No, vabbè. L'olio d'oliva è l'olio lampante che viene portato in un'apposita industria o fabbrica dove viene decolorato e deodorato. La normativa europea non prevede quanta percentuale di olio vergine da aggiungerci, però su milioni di tonnellate io posso mettere un cucchiaino di olio vergine, dare clorofilla per dare colore all'olio, posso aggiungere profumi e poi lo posso mettere sul mercato come olio di oliva. Ok? Che cos'è l'olio di salsa di oliva? Questa è la salsa, sarebbe lo scarto dell'oliva del frattoiano. Ok? Quindi l'olio di salsa d'oliva, questa salsa va in questa, tra virgolette, fabbrica o industria, come volete, passa sopra un nastro trasportatore aretato, sopra ci sono dei spruzzini e sotto ci sono dei contenitori. Questi spruzzini iniettano trielline derivati dal petrolio, solventi, che a contatto della pasta fa sciogliere altro olio. Cioè, se io ho le mani sporche di grasso, di unto, vado a usare un prodotto aggressivo come un solvente o come una triellina. La stessa funzione è questa. Io vado a mettere, cioè io no, l'industria va a mettere questi solventi derivati dal petrolio su questa pasta dove fa sciogliere altre molecole di olio per andare su questi contenitori. Una volta che sono andati su questi contenitori viene separato ovviamente l'olio dai derivati del petrolio per poi dare colore e odore all'olio e poi essere messo sul mercato olio di salsa di oliva. Se voi pensate quanti frattoi ci sono, quanta salsa si produce, immaginate quanto di salsa di oliva ci consumiamo. Punto. Ok? Per avere un olio di qualità, l'olio deve essere, oltre ad avere il fruttato, deve essere amaro e piccante, più o meno, come vi ho detto prima. Perché più o meno? Perché se io per eccellenza vado ad assaggiare un leccino o una taggiasca, che la taggiasca principalmente è un'oliva ligure, leccino si trova un po' in tutta Italia e ce l'avete anche qua al lago, perché il leccino è una tra le poche piante che resiste bene anche a temperature molto fredde. Quindi in condizioni limite viene appositamente messo il leccino. Se io ho un leccino, una taggiasca, non mi verrà mai fuori un olio nettamente amaro e piccante con elevata quantità di polifenoli, perché la natura di quell'olio lì è quella. Ma se io vado a prendere una coratina, poi dopo l'assaggiate, lì ragazzi l'amaro è piccante, cioè avete un amaro poi lo sentite che vi dà giù forte. Quindi dipende dalla varietà per l'intensità dell'amaro e piccante, però sono dei valori molto importanti. Per quanto riguarda invece i difetti, è il riscaldo, quindi questa puzza che proviene dall'accumulo delle olive. Vi dico questa cosa giusto per giocare, siamo tra amici. Noi assaggiatori professionisti, quando noi andiamo a prendere un apiquario, un olio spagnolo, anche se è extravergine, noi diamo quell'odore, diciamo che ha un odore di pipì di gatto. Ok? Cioè è difficile che non puoi capire cos'è un'oliva apiquario spagnolo, perché considerate in quei cumuli quante fermentazioni parte. Purtroppo la comunità europea per salvaguardare le multinazionali non l'ha considerato come fosse un difetto.
I nemici dell'olio è la temperatura, la luce e l'ossigeno. Vi do alcune piccole nozioni per quanto riguarda l'olio sulla salute e ricordatevi che solamente oli di qualità, quindi che hanno un alto contenuto polifenolico, vi fa bene. Solamente coloro che hanno questo alto grado polifenolico. È una grande fonte energetica, apporta all'uomo acidi grassi essenziali, che è l'unico alimento in rapporto uguale al latte materno. Non contiene colesterolo o in minima parte, è tra gli alimenti più ricco in antiossidanti, quindi polifenoli. Che cosa sono questi polifenoli? I polifenoli sono degli antiossidanti per l'olio, ma anche per il nostro organismo, e per questo motivo, infatti, riduce l'invecchiamento cellulare. E non solo, previene malattie tumorali. Vi consiglio, quando avete tempo, di andare a consultare questo sito qua, è scritto in inglese e praticamente qua ci sono tutti i documenti in riferimento ai... poi chi è che vuole vi do tutti le slide. L'olio d'oliva abbassa i livelli di colesterolo totale, che svolge un ruolo protettivo e impedisce la formazione di grassi e aiuta a diminuire la pressione arteriosa. Un elevato consumo di olio d'oliva sembra migliorare la mineralizzazione dell'osso e della calcificazione. Aiuta calcio assorbimento e quindi svolge dei importanti nell'aiutare chi soffre e prevenire l'insorgenza di osteoporosi. Dagli ultimi studi fatti un olio di alto livello aiuta anche a risolvere a prevenire delle malattie neurogenerative. L'ultimo consiglio sulla cucina, vi consiglio di cucinare, di friggere con l'olio extravergine d'oliva perché ha un punto di fumo molto elevato che è a 220 gradi e quindi sapete tutti i problemi che possono nascere quando ci sono i punti di fumo anche per le cellule tumorali. Quindi se non volete usare l'olio extravergine d'oliva, comunque o oli di palma o di arachidi che hanno un punto di fumo di 180, mai oli di semi di girasole. Ora vi presento gli oli che andremo a assaggiare. Il numero 1 questa sera andiamo a assaggiare un blend che è un olio universale e adatto per la cucina quotidiana. Questo olio qua circa 15 giorni fa ha vinto il premio secondo classificato al Lago di Garda all'AIPO come fruttato nella categoria fruttato medio leggero. Eccoci qua alla premiazione e questo sarebbe il premio. Il secondo è un monovarietale di Raggia. Quest'olio qua quest'anno è premiato tra i migliori oli marchigiani ed è autografato dallo chef Alessandro Rapisarda, che è campione nazionale di San Pellegrino Young Chef e terzo mondiale. Questo è il premio preso quest'anno e queste le caratteristiche. Poi qualcuno di voi ci dovrebbe avere state inviate per email. Il terzo che andrete a assaggiare metto un punto di domanda, perché poi questo qui lo direte voi. Che cos'è? Il quarto andiamo a assaggiare un monovarietale di coratina, è un olio molto determinato, molto forte, molto incisivo, con ottime tonalità di carciofo e mandorla, è uno spiccato amaro e piccante. Per poi andare a assaggiare il monovarietale di pesciolelle che nel 2014 ha preso il premio con 3 foglie del Gambero Rosso. È un olio rispetto alla coratina sempre amaro e piccante, ma con tonalità in bocca floreali veramente particolare e poi ve lo descrivo.